Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Torniamo a parlare di orchidee. Questo è un periodo in cui molte orchidee si stanno muovendo sia con le fioriture che con la crescita di alcune parti della pianta, come possono essere in questo caso, dopo vi dirò che pianta è, degli steli fioriferi che matureranno poi durante l'inverno per fiorire in primavera. Questo è il caso della celogine cristata, una pianta meravigliosa perché poi in primavera produce dei fiori che sono bellissimi, bianchi, con questa macchia giallo-arancio e soprattutto profumatissimi, un odore meraviglioso, ed è una pianta che può diventare anche di dimensioni abbastanza notevoli, diciamo non quanto un cymbidium ad esempio con queste lunghe foglie, ma è una pianta che cresce di volta in volta creando un sacco di pseudobulbi, diventando una pianta anche di buone dimensioni. E quindi questo che cosa vuol dire? Con una fioritura abbondantissima. Poi nel corso degli anni otteniamo sempre un esemplare più fiorifero e profumato, celogine cristata. Ecco la celogine cristata, un'orchidea semirustica, abbastanza facile da coltivare, però ad esempio vi dico questa pianta la coltivo da circa 3 anni e non ho ancora ottenuto la fioritura perché sbagliavo alcuni passaggi della sua coltivazione, perché è molto importante rispettarli. Adesso poi vediamo insieme, quando parliamo della sua coltivazione, su come rispettare questi passaggi per ottenere poi la fioritura. Dopo 3 anni finalmente ho capito come bisogna coltivarla e a quanto pare in questa estate e autunno ha sviluppato proprio tutto ciò che serve per portarla poi in fioritura in primavera, e speriamo di ottenere i suoi fiori, perché è facile da coltivare, però se si sbaglia qualcosa nella sua coltivazione si rischia di non ottenere la fioritura. Vediamo dopo come coltivarla. Adesso parliamo un po' della celogine, questo genere di orchidee affascinanti, profumate, che sono distribuite nel continente asiatico e in alcune isole del Pacifico. Celogine cristata è un genere descritto nel 1822 da John Lindley. Ce ne sono 150 specie sparse nel continente asiatico e, come dicevo, se l'ho detto all'inizio del video, anche in alcune isole del Pacifico. Sono orchidee che possono essere di medie dimensioni, piccole e medie dimensioni, alcune invece diventano abbastanza grandi. La celogine cristata è una di quelle che diciamo è di medie dimensioni, ma può diventare un bel cespuglio pieno di pseudobulbi che poi portano i fiori in primavera. Queste sono delle orchidee che possono essere definite semirustiche e tropicali, ovvero alcune hanno bisogno di temperature abbastanza alte durante tutto l'anno, sempre con degli sbalzi tra la notte e il giorno, altre invece, come la celogine cristata, hanno bisogno di temperature che poi in autunno e inverno scendono abbastanza per permettere a questa pianta un buon sviluppo dei suoi steli fioriferi. La celogine cristata è una pianta himalayana, viene dall'Himalaya e in natura, perché le condizioni sono perfettamente quelle che vuole la pianta, ma in natura sappiamo che è tutto diverso rispetto alla coltivazione casalinga, riesce a svilupparsi addirittura e portare le fioriture a volte quando c'è ancora un po' di neve, quindi a volte è scritto in alcuni libri che riesce a fiorire o comunque a svilupparsi anche sotto la neve. Questo non vuol dire che in coltivazione la possiamo tenere all'esterno durante l'inverno quando ci sono gelate su gelate e nevicate continue, perché questo la può danneggiare. In natura è sempre tutta un'altra cosa, in coltivazione bisogna fare molta attenzione, però è una pianta che sopporta le basse temperature. L'anno scorso l'ho lasciata fuori dalla mia casa, sotto il gazebo tropicale che io rivesto sempre con nylon, quindi è ben coperto, contro un muro esposto al sole, quindi di notte il muro rilascia il calore accumulato durante il giorno tramite i raggi solari, e questo permette al mio gazebo tropicale di avere delle temperature che a volte arrivano anche allo zero, però poi di giorno si alzano tantissimo. Credo che lo scorso inverno, le temperature sono scese anche a -1, -2, e questo comunque è stato sopportato da questa orchidea semirustica.
Tra le specie che possiamo trovare in natura c'è la celogena cristata, abbiamo anche la celogene moreana con dei fiori bianchi e la celogene pandurata, che viene anche chiamata l'orchidea nera. Questa non perché fa dei fiori che sono completamente neri, ma fa dei fiori che sono molto affascinanti, di un color verde striato di nero, e quindi è stata battezzata come l'orchidea nera, e quella può essere un'orchidea anche di notevoli dimensioni. Tutte affascinanti e molte profumatissime. La celogene cristata è una di quelle che ha un odore incredibile. Io ho conosciuto questo genere di orchidee un bel po' di anni fa, circa un 5-6 anni fa, quando andando in un vivaio c'era un'esposizione di orchidee e c'era questo odore che aleggiava nell'aria e mi arrivava continuamente. Mi sono avvicinato alla celogene e ho capito che arrivava da lei. Aveva 4-5 fiori, ma riuscivano a profumare un pochettino l'ambiente intorno dove avevano fatto l'allestimento delle orchidee. Quindi veramente un profumo anche, tra l'altro, molto molto buono. Adesso vediamo insieme un po' più da vicino la celogene cristata, così vi descrivo un pochettino la pianta, perché c'è una caratteristica da rispettare, esattamente quella che va dall'autunno all'inverno per quello che riguarda la sua coltivazione, perché per poterla avere in fioritura bisogna lasciarla un pochettino secca, e bisogna però non permettere agli pseudobulbi di atrofizzarsi troppo, perché quando sappiamo che le piante che sono dotate di pseudobulbi come le orchidee, quando poi non le bagniamo più, questi pseudobulbi tendono poi a raggrinzirsi molto, che sembra quasi che stiano per seccare. Comunque, dopo parliamo della sua coltivazione. Adesso ci avviciniamo un pochettino con la telecamerina e la guardiamo insieme per capire come è fatta questa pianta. Qui la vedete, è una pianta di piccole dimensioni e alcune foglie si sono un pochettino deformate perché sono le vecchie foglie che appartengono allo sviluppo iniziale, quando non sapevo bene come coltivarla. Quest'anno ho capito il trucchetto e il prossimo anno credo di ottenere dei bellissimi fiori. Vediamole insieme un po' più da vicino. La celogene cristata la possiamo riconoscere perché ha questo sviluppo strisciante, quindi tende un po' a strisciare, sviluppare dei nuovi getti, quindi si divide in tante direzioni come crescita, ed è composta da questi pseudobulbi che somigliano un po' a delle piccole uova, possono essere anche molto più grandi, e di questi, guardate, questo è veramente bello. In più è un'orchidea bifoliata, ogni pseudobulbo porta 2 foglie che sono molto lunghe, e l'aspetto è affascinante anche per questo, perché la colorazione della celogene cristata è un po' divisa per quello che riguarda le foglie, lo pseudobulbo e il fiore. I fiori sono bianchi, l'abbiamo detto, con una macchia giallo-arancio, mentre le foglie sono di un verde scuro, e possiamo notare gli pseudobulbi invece sono di un verde molto chiaro, e tutto questo crea un aspetto armonico alla pianta, anche se il suo sviluppo è abbastanza disordinato. Le radici di questa pianta, adesso non so se riesco a farvi vedere qualche radice, le possiamo vedere qui, sono delle radici molto sottili che entrano poi nel substrato di coltivazione, e bisogna garantirgli comunque un periodo di secco, ma dopo parliamo della sua coltivazione. Come già è accaduto in altri video ed appuntamenti in giardino, per alcune piante non sono riuscito a fare delle fotografie per quello che riguarda la fioritura, anche perché questa celogene cristata per adesso non ha mai fiorito. Punto ad avere una fioritura in primavera, vuol dire che ho seguito perfettamente le regole della sua coltivazione, di cui dopo parleremo. Allora, adesso parliamo della coltivazione della celogene cristata, perché è un qualcosa che bisogna rispettare proprio a puntino, altrimenti riusciamo soltanto a far soffrire la pianta, non farla sviluppare bene, a farla sviluppare lentamente e non arrivare alla fioritura. Mi sono segnato un po' di appunti. Allora, per coltivare la celogene cristata partiamo dal vaso. Può essere coltivata, io per le orchidee molto spesso utilizzo dei vasi molto lunghi, proprio per permettere alle radici di svilupparsi bene, e in più non sono vasi molto larghi, ma sempre vasi un po' più stretti e alti, perché si asciugano prima durante le bagnature. Può essere coltivata anche in un cestello comunque, magari retato. Io ad esempio spesso in passato ho utilizzato questi cestelli di plastica che servono per fare le ricotte, li possiamo trovare nelle fiere di agricoltura, di giardinaggio, sono contenitori bianchi, tutti intagliati, che servono, come dicevo, appunto per creare le ricotte. Ce n'è di tantissime
dimensioni, quindi possiamo scegliere quello che fa al caso nostro. Altrimenti può essere coltivata anche su zattera, però su zattera secondo me questo tipo di orchidea deve essere seguita in maniera veramente certosina per ottenere poi la fioritura e rispettare tutte le regole di coltivazione. È sempre più difficoltoso coltivare le orchidee su zattera perché le bagnature devono essere fatte con attenzione e molto spesso anche con tanta frequenza, perché le zattere tendono ad asciugare sempre troppo in fretta, quindi bisogna stare dietro alla pianta veramente in maniera incredibile. Per quello che riguarda invece il terriccio da utilizzare, allora io nella coltivazione di questa celogene cristata sto utilizzando del bark unito a dello sfagno e una buona dose di perlite, tutto all'interno perché il vaso è chiuso, è molto arieggiato, infatti il vaso quando si asciuga è leggerissimo, questo mi fa capire che all'interno c'è un qualcosa di non pesante e di non troppo pieno, perché le radici di questa pianta, sappiamo che in natura è anche epifita, hanno bisogno di respirare anche un po' all'interno del terriccio, quindi io direi un terriccio composto di un bark di piccole e medie dimensioni. Possiamo utilizzare anche soltanto questo bark, in quel caso lì usiamo un bark di dimensione media, è più adatto. Altrimenti, se utilizziamo un bark di piccole dimensioni, possiamo unire all'interno anche della perlite, anche in dose un po' superiore a quella lì del bark, proprio per creare delle camere d'aria in cui l'acqua scorre molto e va via al di sotto del vaso e nello stesso tempo riesce a bagnare un po' il tutto e soprattutto le radici possono respirare. Io qui ho utilizzato bark dello sfagno, tagliato proprio con la forbice in piccoli pezzi e una buona dose di perlite mescolato tutti insieme e aggiunto con delicatezza all'interno, senza premere il terriccio, appoggiando la pianta e poi mettendone un po' al di sopra e poi schiacciando leggermente per dargli più stabilità. Adesso qui non si vede molto, ma io per fermare la pianta nel vaso, perché con un composto di questo tipo la pianta tende un po' a muoversi, ho usato una graffetta metallica che ho inserito proprio in una delle ramificazioni, spingendola per bene all'interno del terriccio in modo da fermare la pianta. Poi la pianta svilupperà tutte le sue radici e quindi automaticamente si salderà poi al substrato. Le bagnature in questo tipo di orchidea bisogna farle con attenzione. In estate la possiamo bagnare abbondantemente, può prendere veramente tanta acqua. In autunno e inverno bisogna lasciarla un po' più secca e in primavera, quando arriverà la fioritura, bisogna interrompere le bagnature perché questo rispetta proprio il luogo di origine di questa pianta. Dopo vi parlerò bene del ciclo vegetativo di questa pianta per capire bene come coltivarla. Quindi diamo pure acqua alla nostra pianta in tarda primavera quando ha finito di fiorire e quando cominciano a svilupparsi i nuovi pseudobulbi a forma di uovo. Lì possiamo veramente abbondare perché la pianta ha bisogno di acqua per tirarsi su. E per quello che riguarda il concime, in estate, quando cominciamo a ribagnare di nuovo la nostra pianta, possiamo anche abbondare con le concimazioni. Io concimo sempre con una dose diluita rispetto a quello che è scritto nella confezione e questo permette di non bruciare le radici. Ricordiamoci sempre che con le orchidee, quando noi andiamo a concimare il terriccio, dobbiamo sempre farlo dopo una bagnatura. Il terriccio deve essere ben bagnato, dopo possiamo somministrare il nostro concime, altrimenti rischiamo di bruciare le radici e creare un danno alla pianta. È una pianta che gradisce molta luce, è una pianta che vive proprio di luce intensa, soprattutto per quello che riguarda la stagione autunnale e invernale. Uno può dire, ma in quella stagione magari la pianta si ferma un po' perché è arrivato l'inverno, ma quello è un periodo in cui la pianta ha bisogno di una luce particolarmente intensa, che non è un sole diretto, ma è una luce indiretta molto forte, diciamo una semiombra luminosissima. Questo sarebbe adatto per la coltivazione della celogine cristata. Quando poi arriva in fioritura e poi c'è lo sviluppo dei pseudobulbi durante l'estate, la possiamo ombreggiare leggermente perché è una pianta semirustica, sopporta anche le basse temperature, ma patisce un pochettino nella crescita queste temperature molto elevate estive, quindi se abbiamo delle temperature che arrivano sui 40 gradi, ombreggiamo la nostra pianta, logico, non in un'ombra fitta in cui non arriva più luce, ma una semiombra luminosa e soprattutto che sia fresca, perché questa è una pianta amante del fresco, un po' come la Masdevallia che abbiamo visto in un video precedente di appuntamento in giardino. Adesso parliamo del ciclo vegetativo della celogene cristata, così capiamo bene che cosa vuol dire coltivarla in un certo modo per arrivare alla fioritura. Allora, questa è una pianta, partiamo adesso dall'autunno, siamo in autunno e partiamo da questo momento in poi.
Allora, quando siamo in autunno, nel corso dell'estate la pianta ha prodotto i suoi nuovi pseudobulbi, qui ne ha fatti veramente tantissimi. Io che cosa devo fare adesso? Devo tenerla assolutamente con temperature freddo-fresche, quindi possono arrivare anche a 5 gradi, possono scendere saltuariamente anche a 0 gradi. Attenzione, il substrato deve essere mantenuto asciutto o lievemente umido, quella poca acqua che serve perché i pseudobulbi non si raggrinziscano troppo, non vadano troppo ad asciugarsi, poi prendono queste rughe, si riempiono di rughette e quindi lì capiamo che lo pseudobulbo sta un po' come patendo una scarsità idrica. Però attenzione, non bisogna esagerare, lasciamoli anche raggrinzire leggermente, poi bagnando proprio leggermente la pianta loro riprendono nuovamente il loro aspetto. Anche se abbiamo delle rughe o comunque si sono raggrinziti un po', non esageriamo nel periodo invernale con le bagnature. Mi raccomando, possiamo anche sospendere la concimazione, al limite possiamo concimare leggermente, ma io direi di sospendere la concimazione. Infatti io non la concimerò più perché comunque ha già sviluppato la nuova vegetazione fino a dopo la fioritura. Nel corso dell'inverno questa pianta produrrà, adesso qua ce n'è veramente di piccoli, ma si sono già sviluppati, produrrà gli steli fioriferi che porteranno i fiori poi in primavera. Si svilupperanno con una lentezza incredibile, quindi non dobbiamo pensare che la pianta stia patendo con qualcosa perché non cresce o meno. È proprio così, nel periodo invernale questi pseudobulbi si sviluppano con lentezza. Quando arriverà la fine dell'inverno cominceranno a svilupparsi più velocemente tirando fuori poi questi fiori bianchi macchiati di giallo e profumatissimi. Dal momento che questa pianta sviluppa velocemente gli pseudobulbi per creare gli steli fioriferi per creare la fioritura, in quel momento dobbiamo sospendere assolutamente le innaffiature, quindi non bagniamola più, lasciamoli fare la sua fioritura così com'è, con il vaso completamente secco, perché in natura quello corrisponde ad una stagione secca, quindi non ci sono piogge, non c'è acqua, la lasciamo fiorire. Quando la pianta comincerà a sfiorire poi nel corso del tempo, i fiori adesso non so bene quanto duri la fioritura della celogine cristata, comunque diciamo che la fioritura dura 2 settimane, 3 settimane. Quando vediamo che i fiori cominciano ad appassire, la lasciamo ancora un pochettino asciutta per un periodo e poi appena notiamo che la pianta comincia a tirar fuori di nuovo dei nuovi pseudobulbi, un nuovo sviluppo di crescita, allora lì cominciamo a bagnare abbondantemente. Naturalmente non arriviamo con le secchiate d'acqua subito, cominciamo a bagnare un pochettino il terriccio seguendo la crescita, il nuovo sviluppo vegetativo della pianta. Quando vediamo che è partita con la nuova vegetazione che solitamente corrisponde con la metà fine primavera e l'estate, allora lì andiamo a bagnare frequentemente la nostra pianta. Io in primavera ed estate questa pianta l'ho bagnata anche 2 volte durante la settimana, anche 3 volte a volte, con una buona dose d'acqua. Piuttosto che dare poca acqua sempre, rispettiamo sempre un pochettino la coltivazione delle orchidee, quindi facciamo piuttosto una buona bagnatura, il vaso deve diventare abbastanza pesante perché ben bagnato e dopo lo lasciamo asciugare. Quando ci accorgiamo che il vaso è tornato ad essere leggero partiamo con una nuova bagnatura abbondante e in quel caso, dopo una buona bagnatura, andremo anche ad aggiungere un pochettino di concime, poi lasciamo asciugare di nuovo il tutto, vaso leggero e poi andiamo a ribagnare. Non bagniamo continuamente la nostra celogine cristata lasciando per tutta l'estate questo vaso fradicio perché rischiamo di danneggiare le radici. Questo è il ciclo un po' della celogine cristata. Con l'arrivo dell'autunno la pianta fermerà il suo sviluppo e lì la manterremo secca o leggermente umida, anzi diciamo un terriccio che sia bagnato veramente pochissimo solo per mantenere sani gli pseudobulbi, quindi pochissima acqua, a volte come dicevo anche secca, possiamo lasciarla per un periodo anche abbastanza secca, in modo che la pianta non patisca questo abbassamento della luce, perché poi in inverno sappiamo che ci sarà un po' meno luce, quindi lì alcune orchidee vanno bagnate un po' meno e questa è una di quelle, la celogine cristata. Abbiamo capito un pochettino come il ciclo di questa affascinante orchidea e vediamo se il prossimo anno riuscirò a portarla in fioritura. In teoria sì, perché i nuovi sviluppi per quello che riguarda la fioritura sono qui. Questi non li ho mai avuti in questi 3 anni perché sbagliavo sempre, la bagnavo tanto anche d'inverno e quindi
la scombussolavo completamente nella crescita. Quest'anno sto cercando di rispettare il tutto e quindi da queste nuove crescite di steli fioriferi dovrei riuscire a vedere poi in primavera questi bellissimi fiori bianchi e profumatissimi, che vedremo poi insieme in un video di Appuntamenti in Giardino. Io con questo penso di aver detto tutto. Anche qui, se avete dei consigli e dei suggerimenti per quello che riguarda la coltivazione della celogene cristata, oppure delle domande anche da fare, facciamo pure una discussione nei commenti, così ci aiutiamo a vicenda, come dico spesso nel canale di Appuntamento in Giardino, che è cresciuto nel corso del tempo ed è stato anche fatto per aiutare me nella coltivazione di piante e anche aiutare voi per quello che riguarda la mia esperienza che mi piace trasmettere. Azionate pure la campanella se volete avere gli aggiornamenti dei video di Appuntamenti in Giardino e iscrivetevi al mio canale. Io vi aspetto poi la prossima volta con un altro video che potrebbe essere dedicato alla fioritura dei Paphiopedilum, ce n'è veramente tantissimi, altrimenti torniamo qui nel giardino che in questo momento è proprio in uno stato di sonno, si è praticamente quasi addormentato, e magari lo vediamo poi insieme in uno dei prossimi video. Con questo vi saluto e ci vediamo presto. Ciao ciao e grazie a tutti. Ciao.